Amici, un saluto, ci siamo. Allora, oggi è stata un po' una faticaccia per andare in live, è stata una faticaccia. Vi spiego. Prima sono loggato col personaggio sbagliato, poi, quella è colpa mia, poi dopo continuava a buttarmi fuori ogni volta che cercavo di entrare sul server. Mi diceva, il login non riuscito, però finalmente ci siamo, ragazzi. E ci siamo con Wakame, che oggi dobbiamo fare un sacco di cose. Dobbiamo portare la Wakame a 35 e andare avanti con la trama di Wakame, scusatemi, dello summoner, dell'evocatore. Però prima diamo i numeri. Ciao Simo, intanto, che so che c'è già Simo, quindi benvenuto. E vediamo, ragazzi, finalmente sono in live. Non ne vedevo l'ora. Non vedevo l'ora, perché ieri non è neanche acceso ovviamente la play, essendoci prima al pomeriggio c'erano 38 gradi, 37-38, alla sera invece temporali, però per fortuna non sono poi venuti da me. Cometine primo e Lea Chan seconda. No, non è vero, non ha scritto. Simo, che è qui da una vita, quindi ciao Simo, grazie mille per essere qua. Allora, eccoci qua. Benissimo, ragazzi. Allora, ok, perfetto. 1, 2, 3, ce l'abbiamo fatta. Ora andiamo a vedere com'è andata il cackpot di ieri sera. Come l'ho già detto, non ho acceso, figurati se vado ad accendere. Ha lampeggiato il cielo tutta la notte ieri, tutta la sera, tutta la notte, ragazzi, dovevate vedere. C'è un punto in cui era tutto chiaro e si vedeva la luna. Poi è sparita la luna, non è che è sparita la luna, c'erano le nuvole. È diventato terribile. 5 lo gioco subito, vado prima a vedere com'è andata ieri. Grazie Cometino. Comunque, come stai Stefano? Oh, guarda che lo vedo il video che fai oggi, lo vedo, anche se poi magari hai cancellato il messaggio, ma no, ma lo vedo. Quarto posto, buono, sono punti. Comunque il video lo vedo anche per rispetto, uno, del tuo lavoro, e due, mi dispiace tantissimo per quello che è successo. Anche se purtroppo mi riporta che anch'io ho perso degli amici così, un paio ne ho perso, guarda, uno però era proprio giovane, l'altro era neanche 20 anni, che insomma, vabbè, non ne voglio parlare. Comunque 5 vuol dire che ho azzeccato l'ultimo numero, l'ultimo numero che ne so era 6, mi sembra che era 6. Io di solito faccio 5-0 e poi di solito faccio 6, e qua abbiamo fatto già 5-0, 6-0. Vabbè, questo è proprio bruttino. E poi l'ultimo mi piace concluderlo, che ne so, o col 6 o col 7, o lo faccio casuale. Vedi che resiste anche casuale, non è che devo forza spremermi io le meningi. 1279, mi piace, 1279. Anzi, no, io lo so cosa fare. 1851. Ecco qua, perché stavo vedendo la pagina Wikipedia del 1851, dove c'è stata come tutti voi sapete sicuramente, la grande esposizione di Londra del 1851. Detto anche i lavori delle industrie di tutte le nazioni. Chi è che non ha mai visto, chi è che non lo conosce queste cose? C'è scritto anche che nell'esibizione conteneva il primo pubblico uso delle toilette flushing, quindi praticamente quelle che usiamo noi oggi, quelle che premi e scorre l'acqua. Pensa a te, le hanno presentate al grande pubblico nel 1851. Pensa a te, oggi ce l'abbiamo in tutte le case, saremmo disperati se non avessimo sta tecnologia, saremmo disperati. Va bene, non perdo tempo e faccio subito roba utile. Partiamo col Guild Est. Non so se troverà tanta gente, ma qui sotto intanto si può giocare. Ouch, mi sono fatto male, mannaggia la miseria. Allora, comunque benvenuti, ma che bello, stavolta ci sono per davvero. Comunque veramente sembrava che vi prendevo per i fondelli. Io dico, ragazzi, ho pubblicato perché io stavo per avviare e poi mi accorgo che non posso, perché praticamente vi dà una schermata blu se tu non sei dentro il gioco. Quando stai selezionando il personaggio è considerata roba di account e quindi la PlayStation ti dà una schermata blu. Ragazzi, ma dai che giovedì posso fare le mie dirette in santa pace, forse giovedì e venerdì, se non viene maltempo, io almeno la mattina faccio le dirette e vedrò forse anche su YouTube. Voglio andare avanti con Persona per un paio di giorni, così portiamo avanti un gioco. Poi quando ci sarà tempo inizierò Devil May Cry 4 e quello
telecamera, tutte le cose attive, però pomeriggio al momento è proprio un grande no, è un grande no il pomeriggio, perché è veramente difficile per me esserci al pomeriggio. La mattina è vero, magari siamo meno, però ragazzi io sono contento, nel senso non mi ha mai dato fastidio, non mi ha mai dato fastidio esserci la mattina. Alla fine lo facevo quasi tutte le estati, tranne la scorsa che è stata un'estate positiva a livello di tempo e mi ha permesso per tanto tempo di stare in diretta anche al pomeriggio. Fantasia finale, esatto. Oggi non dovreste sentire rumori di ventilatori, oggi. Spero, perché l'ho messo sull'1, ci ho messo sull'1. Ma perché oggi, questa notte ha raffreddato un po', peccato che poi alle 6 del mattino stavo di nuovo sudando. Ho impostato il ventilatore nuovo sulla velocità modalità notturna, in pratica è partito con velocità 6 che è il massimo, è sceso a 5 e poi a 4, dopo ogni mezz'ora lo calava fino a 4 e con 4 sono stato bene, però dopo morivo, lo dovevo andare di nuovo a 6 alle 6 del mattino, perché io sapete faccio un giro qua con queste cavolo di temperature alte. Non sono un fan dell'estate torrida, so che gente l'adora l'estate. Ciao Leonardo, ma come stai? Mitico Leonardo. Allora, stiamo sistemando la situazione, Leonardo, stiamo sistemando la situazione. Oggi stiamo per combattere un po', abbiamo un paio di missioni da fare con Wakame. Mi fa piacere Leonardo, mi fa piacere. Io non faccio in tempo oggi a pubblicare perché c'è allerta temporale dopo le 13 e allora ho detto meglio non rischiare, perché se pubblicavo poteva essere un pericolo. Vi dico il video della semifinale del mondiale, che ormai potrebbe essere l'ultima, potrebbe non essere l'ultima, vediamo se saremo fortunati. Ecco qua. Allora, cosa possiamo prendere con 500.000? Con 500.000 Gil, nulla, dobbiamo aspettare 750.000, la Damantois ce l'abbiamo già. Poi abbiamo l'Arcontron, il Coropocur Colossus e il Typhoon. Io ho intenzione di arrivare a... non lo so, magari lo faccio scegliere a voi. Ciao Gigio! Gigio, stavo guardando le cose che si possono prendere con i punti del Goal Saucer, mi raccomando. A proposito, abbiamo appena giocato i numeri, che ieri sera c'era la selezione. Io ieri non ho neanche acceso la play. 65, ma 65 watt? Vabbè, ma si vede che la testa è bene, guarda, io ne ho 2 al massimo di giorno, e non basta. Ieri infatti sono stato proprio male, proprio perché il caldo torrido di ieri, 38 gradi tutto il giorno, ma io sto abbastanza bene adesso, guarda, ho visto che mia madre inizia a riprendersi, che sapete che l'hanno colpita mercoledì con un camion, l'hanno colpita mentre in bicicletta, non si è fatta troppo male, però la schiena è terribile, perciò diciamo che sta sistemando un po' alla volta. E questo qui è quello che mi ha regalato la volta scorsa, ragazzi, la palla di riso. Quindi insomma speriamo in bene, ragazzi. Ieri mattina te l'ho scritto Leonardo, ieri non voglio parlarne pubblicamente, ti ho dato una comunicazione importante da gestore del canale a moderatore, una cosa importante che dovevi sapere. Giusto che tu sappia Leonardo, giusto che tu sappia. Per il resto io pubblicamente non mi sentite mai parlare di certe cose. Pubblicamente io, ragazzi, non amo mettere benzina sul fuoco, io non lo farò mai, ma anche in privato, dire il vero, se non è proprio una comunicazione definitiva come quella di ieri, ma è così che deve essere. No, ma la comunità, anche per il bene degli utenti e dei moderatori, di chiunque, anche di me stesso, una chat deve sempre essere pulita. Poi vabbè, puoi dire vabbè, questa persona mi ha bloccato, vabbè, ma infine, ciao, non è che lo vado a dire in pubblico, scrivo le cose, qualcuno a volte magari ci mette anche i messaggi, io dico no, io non li voglio nella mia comunità, non voglio dire. C'era ad esempio anche sul server Discord, mi sono accorto che era stata creata la sezione comunicazioni. Infatti, come Tino, è un modo di dire, proprio per questo sto dicendo, non bisogna mai mettere la benzina sul fuoco, ovviamente, ma figurati, significa che poi ti scappa l'incendio. Esatto, è proprio quello il senso, bisogna proprio evitare. Quindi insomma, noi intanto godiamoci un po' di trama, e questo lo voglio far vedere specialmente anche al buon Gigio, che fra l'altro ti ringrazio per essere qua.
c'è una cosa molto divertente. Un gentiluomo cade invece di volare. Questa serie di quest è comica, ma è comica, veramente, è per ridere. Sì, Leonardo, sì. Io infatti devo sempre avvisare per tante cose. Però ti ringrazio, Leonardo. Poi il resto sono delle cose che sono finite bene, invece. Non è che va sempre a finire tutto male. Se c'è l'impegno di risolvere, le cose vanno anche bene. Ecco qua. Già, paura di versare il diluente sporco usato sulle fiamme, poi incendiarsi. No, è pericoloso, hai ragione, è pericoloso, come Tino. Mi raccomando, la sicurezza. Io non faccio neanche battute, perché su ste cose per me è fondamentale neanche scherzarci, guarda, per carità. Però il modo di dire mettere la benzina sul fuoco significa alimentare una discussione o alimentare un problema. È un modo di dire, ragazzi, non è pratico. Tutti sappiamo che non ha senso farlo, pericolosissimo. Va bene, dopo tanto tempo riprendiamo una quest di livello 60. Mistress Cyan, viaggio con i tuoi compagni di viaggio. Siamo con Godber. Godber è il boss. Ecco, è partita, niente. Facciamo prima il Guild Est, la faremo dopo. Ah, il vagabondo misterioso muscolare. Alla faccia del misterioso vagabondo. È il capo del Gold Source. Anch'io, Leonardo, anch'io, però. Sì, è quello che stavo dicendo come Tino. Io non voglio avvisare chi è bannato e chi non è bannato. Io ne ho bannate di persone dal server, però non lo voglio dire, non voglio che si sappia, non voglio dire puntare il dito, per quanto abbiamo ragione, non voglio puntare il dito contro nessuno. Tanto, guarda, io anche in privato, che faccio le mie tecniche di gentilezza, diciamo, prese dal buddismo, ma io non sono buddista, Io mando solo gratitudine alle persone che non ci sono più, ma anche mi hanno fatto un torto, non sanno quello che fanno, non lo fanno apposta. No, ripeto, fare del male a un'altra persona spesso non è cosciente. Le persone non sanno quello che stanno facendo, quindi io non ho assolutamente alcun modo di lamentarmi. No, c'era una cosa che ho scritto, è stato buttato fuori dal server e allora ho tolto perché non volevo che ci fossero. No, ma io non voglio avvisare, cioè, poi va bene, su altri server va benissimo, guarda, anche server che seguo io con 1000 passa persone. Ste mosche rompono, sì, io non le ammazzo le mosche, io non ammazzo mai mosche, però veramente rompono un sacco. Infatti non penso di aver mai ammazzato una mosca in vita mia, guarda. Ti appare Discord, sì. Ah, sapete, io fra l'altro adesso non vedrete a cosa sto giocando, perché mi ha preso una pauraccia incredibile. Dobbiamo portare il lucertolone, sì, la tartaruga qua. Aspetta che ho avvisato, vieni qui, devo avvisare. Porco cane. Questa la perdiamo come l'altra volta, ragazzi. Io non lo so veramente. È la Gil Tarto, la tartaruga del Gil, ce la faccio vedere che io ce l'ho già per guidare. Però ripeto, Discord quindi non si vedrà cosa sto giocando, ma perché ho tolto per le misure di sicurezza. Vi spiego, un mio amico, non voglio dirlo, non dirò la cifra sicuramente. Non dirò la cifra. Praticamente gli sono entrati nell'account della Play e è stato sgradevole perché gli hanno preso delle cose e lui per fortuna i giochi è riuscito a farseli dare, però gli hanno fatto anche un abbonamento e lì la spesa era altissima, ragazzi, è altissima. Per i giochi è rimediato in un attimo, ma oh boh, gli è entrata una Vespa, mannaggia, ragazzi, un secondo che è entrata una Vespa, un secondo, ragazzi, un secondo.
Rieccomi, non ho idea di dove sia la Vespa, forse è uscita, forse no. Ciao ragazzi, mi sentite? Non so se è uscita, non so se... Oh no, ho fatto partire la scena, volevo far partire un'altra cosa, vabbè, è troppo tardi. Ormai è partita la scena, ragazzi. Eccomi qua. Benissimo comunque. Le Vespe bisogna stare attenti, soprattutto non bisogna mai fare del male e cercare di aggredire una Vespa. Il problema è che... Grazie Leonardo, gentilissimo, bellissimo messaggio. Gentilissimo veramente. Bellissimo messaggio veramente. Grazie Leonardo. Vi ricordo inoltre di lasciare un follow, ovviamente per chi vuole. Ciao Fox, arriva il signor Volpe e noi abbiamo una Vespa nella stanza. Io ho una Vespa nella stanza. E ecco qua. Vabbè, questo qui, ma ci facciamo anche lo shoutoutino. È una giornata misteriosa, ragazzi. Abbiamo queste vespe tremende che io non nulla, perché io adoro le vespe, in realtà adoro le api, non le vespe, e in realtà uso pure le piante per far arrivare le api, ma non arrivano perché le api ormai sono una specie rara. Qualcuno disse che se si estingueranno le api si estinguerà anche l'uomo, non mi ricordo chi la disse, qualche naturologo comunque, una persona che non sapeva quello che diceva, non un poeta, diciamo. Ecco qua, allora, fammi leggere, io ne racconto uno. L'ultima volta io e mio padre stavamo portando fuori la plastica perché il giorno successivo venivano a secco, il giorno successivo venivano ritirato. Mio padre ha preso il sacco, il calabrone se la stava prendendo con me, ma poi la Vespa. Sì, ma io non ammazzo le vespe, non ammazzo vespe e mosche. Certo che si può. Sono io che sono contrario, cioè non faccio del male agli animali, sai com'è. Che paura. Ragazzi, è uscita, va bene. Sono a posto, boia. È uscita. Cavolo ragazzi. Momenti di tensione, mi è passata sulla gola. Sulla gola. Se mi becca la gola vado molto a rischio, non posso neanche parlare. Va bene. Ok, perfetto. Oh boia ragazzi, oh boia. Va bene, allora. Abbiamo finito la scena, posso finalmente far partire. Ma le vespe sono cattive. Ma guarda, dipende, mi sono documentato un po', perché io prima... Le vespe tendono a essere cattive se sono nervose, non sopportano il caldo, se la prendono con chi passa. Cioè anch'io non sopporto il caldo, ma non vado a menare la gente perché c'ho caldo io, E le vespe lo fanno, sì. Ecco qua, lo stavo leggendo, scusami, è che avevo la vespa in quel momento lì. Venivano a ritirarlo, mio padre ha preso il sacco, il calabrone se la stava prendendo con me, che non gli ho fatto nulla. Ieri un calabrone è finito dentro la rete del ventilatore, boia! Dentro la rete del ventilatore, no! E lì mi sono allontanato con Diana, ero fuori in cortile. Sì, Leonardo, è molto interessante. Ma poi alla fine l'avete recuperata dentro la rete del ventilatore, boia. Ecco, il ventilatore che ho preso io è senza pale. Senza pale, ragazzi. Un buon ventilatore. Non affetta la gente, non affetta neanche gli animaletti. Perciò è una tecnologia interessante, ma in realtà esistevano già con quelli a torre, non è una tecnologia così nuova. Ok, ragazzi, level up, così la nostra Wakame salirà. Oh no, è Sastascia! E direte, vabbè, che problema c'è? No, non è un problema, è che di solito Sastascia la giochi con giocatori alle prime armi, non è un problema, non è un problema. Però si tende a essere spesso molto lento, però magari no. Stasera guardo la partita, ma sì, guardala così domani mi racconti. Domani voglio poi pubblicare la semifinale, perché oggi, come già detto, dalle 13 c'è pericolo temporale, non posso rischiare a pubblicare. Che fra l'altro ho fatto un sogno stanotte, ho sognato che ero fuori in un museo con un ragazzo gigantesco di altezza, che era giocatore di basket qui in Italia, qualcosa del genere, e praticamente succede che va dentro un ascensore per scendere, dice guarda scendo da solo perché sono già grosso io, vabbè ok. No, non è vero, come Tino, cerca il Pro Breeze. No, guarda, non ha le pale, perché deve avere le pale, non è vero. A parte che anche i ventilatori a torre non avevano le pale, qualsiasi ventilatore a torre non ha mai avuto una pala. Quelli proprio che hanno le uscite tipo termosifone, sai,
tipo si pone portatile. Ma guarda, ti dico che esiste, cavolo, io ho guardato su Amazon, non è che... Certo che esiste. Ormai una tecnologia può fare più velocità così, può fare più velocità e soprattutto un sistema di rotazione molto efficace. Comunque, morale della storia, stavo dicendo che nel sogno questo ragazzo rimane intrappolato nell'ascensore, nulla di grave, non è drammatico, non era neanche spaventato, mi dice chiama la segretaria, mi ha fatto il nome della segretaria, io vado a chiamarla, non sapevo neanche, era una sorta di museo, e a un certo punto, quando risolvo la situazione, mi accorgo che inizia a tuona tantissimo, e dico cavolo, devo andare a casa a staccare le prese, non voglio mica trovarmi la roba bruciata, stacco le prese, e niente, è solo che Resident Evil l'altra notte ho fatto un sogno dove c'era un mostro alla Resident Evil che mi seguiva, classico, per alcuni è un incubo, per me era affascinante, perché la gente di solito quando è inseguita da un mostro è del tipo oddio, c'ho paura, e invece io, oh che figo, c'è un mostro che mi segue, cerco di non farmi beccare, però poi mi beccava, e io mi divertivo perché sapevo che era un videogioco, perché i mostri non esistono, quindi insomma, capite, no? Ho detto vabbè, sarà un nuovo Resident Evil, che vi devo dire, bombe... no, niente bombe, no, lascia stare, guarda, neanche nei sogni c'ho paura io a toccare un esplosivo, guarda, pure nei sogni. No, non mi piace. E l'altra notte invece ho fatto un sogno bello, l'ho raccontato ieri a Kevin, gliel'ho scritto, perché questo qua è praticamente, avete presente Silent Hill che ha l'Otherworld, l'altro mondo? Io ero dentro un'università e preparo ad andarmene. Mentre vado fuori, il terreno inizia a cambiare, diventa metallico come le strade di Silent Hill 2 quando arriva l'Otherworld, e rimango intrappolato dentro insieme ad altri studenti. A un certo punto una mi dice ma la senti questa musica, e mi fa la musica di Silent Hill. Ha detto ma allora siamo veramente Silent Hill? E lei era terrorizzata, io oh che figata, siamo finiti nell'incubo dell'incubo di Silent Hill, mamma mia. Poi iniziamo a raccontarle di quando sono successe cose spaventosissime in Silent Hill. Non dirmi queste cose, sono terribili, è bellissimo. A un certo punto troviamo una porta aperta che prima era chiusa e all'interno non so se posso raccontarlo, penso di sì, tanto non si vedeva niente, ragazzi. C'era una di queste appunto studentesse sui 21, 22 anni, quello che era, anche 25, facciamo anche 30, non so, perché se ne frega dell'età, tanto. E niente, che aveva avuto 3 neonati, che però i neonati, tutti insieme, però i neonati sono diventati tutti grandi, ed era disperata, diceva ma andateveli via, non ne voglio più, e sembrava che ne aspettasse un quarto, era disperata, era veramente una storia mostruosa, e niente, quindi io dicevo ma poveracci, qualcuno dovrà pure prendersi cura di loro. E gli ha detto la studentessa ci pensi te? No. Ci penso io? No. Allora niente, siamo andati via, e a un certo punto va via l'Otherworld e mi preparo, dico vabbè, la saluto, dico, ci vediamo la prossima volta, e vado ad aprire, cioè vado verso l'uscita, verso il cancello d'uscita, e succede che di nuovo sta mutando. Ho detto no, un altro Otherworld no, per favore, ero disperato, ragazzi, allora faccio una bella corsa, passo fuori dal cancello, tiro un respiro di sollievo, sono benissimo, ho evitato di tornare in quell'incubo. In sta scuola non ci torno più, basta, non è possibile, è una roba che devi... E però guardo fuori e c'è la nebbia. Ero veramente finito Silent Hill. Cioè, che sogno, scappi da un incubo per finire in un altro. Va bene, Cometino, non preoccuparti. Leonardo, progetto in cantiere, sicuramente giovedì e venerdì mattina, è che questo periodo posso solo fare le mattine. Ho intenzione di fare Persona 4 su YouTube, spero di poterlo fare, poi al massimo faccio il programma, e il programma dopo aver già fatto live del lunedì. Mercoledì probabilmente non farò live, perché avendo mia madre in giro, impegnata per qualunque cosa, se ha bisogno di qualunque cosa, devo essere disponibile, per il pomeriggio non ho problemi, ma la mattina, ci sono delle mattine che non posso proprio esserci, anche per cose mie personali, ma diciamo che quella lì è uno dei motivi per cui mercoledì non posso esserci.
Però domani sì, domani se non si crepa di caldo, se non c'è un maltempo alla mattina. E poi giovedì e venerdì, cioè domani quindi voglio essere ancora qua, giovedì e venerdì la mattina vorrei fare YouTube appunto, perché così da Persona 4 facciamo un paio di puntate e si va al secondo dungeon, penso già, chi lo sa. Speriamo, ragazzi. Giovedì? Sì, giovedì e venerdì sì, lo faccio su YouTube, se tutto va bene. Però la mattina, ragazzi, stesso orario. Purtroppo proprio il pomeriggio, come già detto, a parte che è previsto maltempo tutti i pomeriggi, quindi ogni giorno c'è il rischio di temporale. Come fai a far live quando è una settimana che ogni giorno c'è scritto allerta temporale, anche oggi. Ieri veramente è stata terribile. Nel Canavese, che non è Canada, nel Canavese, penso provincia di Cuneo o Torino, praticamente cosa è successo? Ha scoperchiato il tetto di un'azienda agricola ieri pomeriggio. C'è stata una grandine assurda da quelle parti e la sera noi l'abbiamo evitata, però insomma non era molto bello il tempo ieri, guarda. Ma verso le 10, sì, non riesco a fare 2 ore probabilmente per il caldo, anche oggi non riesco a fare 2 ore. A parte che oggi ho avuto problemi legati al fatto che prima di tutto ho sbagliato io, ho fatto login con l'altro personaggio, ho detto ma no, devo andare con Wakame, allora esco, rientro, ma Wakame non mi fa login e mi ha buttato fuori. Poi ci riprovo, però il problema è che con su Play 4 è lentissima la cosa, sono stato non so quanti minuti ad aspettare e quindi ho impiegato 10-15 minuti in più per entrare in diretta. Io infatti per quello che dico che se giovedì ho tutto, almeno non posso stare anche mentre carica in just chatting e non crea problemi, altrimenti partivo con una schermata blu. Non so neanche se mi faceva partire in realtà la diretta, perché è come se tu non stessi giocando al gioco praticamente quando sei schermata d'attesa. È considerato una schermata personale dell'utente. Poi ripeto, fra un annetto circa, ma anche di più, forse fine 2027, chiuderanno i server di Final Fantasy della Play 4, però non è un problema attuale, E io a proposito sto aspettando ogni giorno che il tecnico mi chiami per dire guarda che puntini la tua PlayStation 5 è tornata e io posso lavorarci sopra sulla scheda madre che non ha. Grazie Leonardo, ma non darmi del lei, siamo amici, io è vero che mi considero ancora un ragazzone, guarda, un ragazzone cresciuto, però comunque spirito giovanile non se ne va così facilmente, dai. E quindi io non ho ancora fatto nulla. No, ma zero, proprio non è stata. Gli unici che l'hanno toccata sono stati a Milano, solo per fare la diagnosi, è normale che hanno fatto la diagnosi, e si sa che il guasto era la scheda madre, non c'erano problemi all'alimentatore, strano perché si spegneva, quindi è la scheda madre che la faceva spegnere, io che ne sapevo, ragazzi. Cioè, ma senza darmi nessun. Ma Leonardo, ma lo so, Leonardo, ma tu sei gentile, una dote fondamentale secondo me la gentilezza per un moderatore. La ragione per cui ci sono anche utenti che mi dicono ma fammi moderatore, io dico no, ma non posso dire il motivo, però il motivo in realtà è la gentilezza, è fondamentale, bisogna essere persone gentili, avere il cuore gentile, ragazzi, perché cioè è vero che molti sono bravissimi a far rispettare le regole, sono bravissimi, e io in passato ho preso un moderatore che era fenomenale a far rispettare le regole, ma cosa è successo? Che anteponeva le regole al benessere della comunità, soprattutto a un certo punto alle sue regole, neanche le mie, è successo in passato, non adesso. E allora io ripeto, la gentilezza è un fattore importante, perché devi saper comprendere. Dice vabbè, ma dai, magari questo qui ha scritto caccapupu. Una volta ho detto Jack mi fai il modo, ho risposto no, mi canti l'inno della Porracelli, bellissimo l'inno della Porracelli, ma no, ma dovresti impararlo l'inno della Porracelli, è bellissimo, è veramente bello l'inno della Porracelli, è molto bello, l'avevo usato in una scena, scusatemi, l'avevo usato in uno short, quando l'ho trovato ancora, Porracelli Novara, spoiler, ho perso, ha vinto il Novara, quindi
c'è Magica Provercelli, però ho perso. Non avrei voluto perdere contro il Novara, che è la rivale numero 1. Ma io mi diverto, Simo, io mi diverto un casino. Però ripeto, imparo l'inno della Provercelli, che è bellissimo, guarda. Per carità, oddio, non è bello. Secondo me l'inno più bello ce l'ha la Roma, e subito dopo la Juve. Poi vabbè, io sono legato al vecchio inno del Milan, che a quanto pare è tornato un nuovo inno ufficiale. Quell'inno rap, ma che è sta roba? Non è che è sta roba, ma è un inno. Ma che inno è? Quello del Milan Rap, che aveva fatto un cantante hip hop famoso italiano, non so chi sia, non me ne frega nulla, tanto mi faceva abbastanza pena quella musica lì. Perciò abbiamo sconfitto il boss, partiamo col nostro GG Thank You e glielo diamo al Tank, che era la sua prima avventura e ha fatto un ottimo lavoro. Fatemi, aspetta, distribuire la roba, non lo voglio, sono troppo di livello basso per me, non voglio fare lo schizzinoso, ma... E quindi insomma ce l'abbiamo fatta, io me ne vado da qua, tanto i tempi di caricamento sono quello che sono, e finalmente... No, Leonardo non farà ottimo mercato, non ci stanno più credendo nel progetto, devo abbassare un po' la tapparella, scusatemi ragazzi, mi entra troppo sole a quest'ora, ok, così va bene. Altrimenti si scalda e sono già 33 gradi in stanza, sono già 33, ma salirà a 34 più tardi, quindi sì, diciamo che non è piacevole. Ma dov'è quello che mi ripara le cose? Livello 35, ci serviva proprio ragazzi, quindi posso andare a fare la missione Titano. Wow, che bello, Olgridania, andiamo. Che bello ragazzi, che bello. Ma ripeto, io comunque sto facendo dei sogni divertentissimi, ogni notte uno spasso. Ci vorrà pazienza per essere... No, ma secondo me ci vuole un progetto a lungo termine che al momento non esiste. Quando andò in Serie B, quello che è successo prima è stato un disastro, perché in pratica la Provercelli c'era un'altra squadra che salì in C, che era la Belvedere Vercelli, che fra l'altro ci avevo fatto un provino io da piccolo, rendetevi conto che io ho fatto il provino lì, non è andata bene, ho fatto schifo, mi hanno fatto spompare come un dannato, giustamente, e io ho capito che quella era troppo seria, quella squadra di calcio. Cavolo se era seria ragazzi, non avrei mai potuto reggere il ritmo, perché loro erano già dei grandi ideali, e infatti poi riuscirono a salire in Serie C. Questo dimostra che veramente il progetto già che da fine anni 90 avevano in mente li ha portati a una grande progressione. Oh, scusatemi ragazzi, sono un cretino, sentite il ventilatore, mi ero messo sul 2. Praticamente qual è il problema? Il problema è che appunto poi quando la Provercelli andò in crisi, fallì, e la Pro Belvedere, la dirigenza della Pro Belvedere si comprò la Provercelli, però mantennero il nome storico, quindi le due squadre sono unificate e hanno tenuto il nome più classico, e sapete il prestigio e l'onore di chiamarsi Provercelli, la squadra con 7 scudetti, non è una schifezza, 7 scudetti, molti più di quelli che ha vinto il Napoli, ma il Napoli potrebbe raggiungerla, però poi se gioca così, o il Torino è a 7, il Torino è fortissimo, il Torino assolutamente rispettoso, Genoa 9, cioè dovesse vincere ancora uno il Genoa, cosa che non succederà a breve, significa che si piglia la stellina, cioè che il Genoa ne ha 9 scudetti ragazzi, rendetevi conto. E poi appunto è successa questa cosa qua, che quando si sono fuse le due squadre la Provercelli è andata talmente bene, fondendo le risorse, è come fondere due squadre in una, i soldi e tutto il resto, avevano un surplus di denaro che gli ha permesso di farsi la squadra per andare in Serie B, mentre intanto il Novara era andato in Serie A. La storica rivale Novara, che mi ricordo che giocò in Coppa Italia contro il Milan, fece una bella partita, fece soffrire il Milan, ma poi il Milan vinse. Però ripeto, Novara fu prima in campionato dopo la prima partita di campionato, perché vinse, non mi ricordo contro chi, però vinse. Cioè insomma un po', io ho detto cavolo, ma in che mondo viviamo che c'è il Novara primo in campionato? C'ho paura io, cioè, vivere in un mondo dove il Novara già non c'è come Tino, volevo fargli vedere la tartarugona, vabbè, Bonera.
Sì, ma Novara era strepitoso. Invece la Porcelli andò a chiudere la carriera a un giocatore che sicuramente tu conosci. E dovrebbe essere quello, dovrebbe essere quell'anno lì. Era 2012 mi pare, 2011-2012 mi pare quella Porcellina, perché c'era su PES 2012 il Novara in Serie A. Sì, quindi sì, dovrebbe essere quell'anno lì. E praticamente cosa è successo? È successo qualcosa di veramente spassoso, ma veramente spassoso. Timo che ho la gatta che non so cosa vuole. Ok, niente, volevo solo cambiare posizione, a caldo. E dicevo che appunto, e niente, la Porcelli ci arrivò il grande Maurizio Ganz. Maurizio Ganz chiuse la carriera da noi. E immagina per i tifosi, quelli che andavano, che bella sta scritta FA Joiner. Immagina per i tifosi poter vedere una leggenda come... Ma posso farla sta missione? Perché è diversa dal solito. Immagina veramente poter vedere Ganz allo stadio di una squadra comunale. Ma te ne rendi conto? Cioè, incredibile ragazzi, incredibile. Ventola è andato al Novara, Nicola Ventola. Non so se ha finito la carriera lì, ma sicuramente è stato al Novara, mi sembra nell'anno della Serie B, forse anche nell'anno della Serie A. Ventola ovviamente un grande marcatore. E io ironicamente so che non dovrei dirlo prima che la mia città se la pigli con me, ma io ho fatto la carriera col Novara su PES, io ho fatto vincere anche lo scudetto. Master League, no, non pubblicamente, non ero ancora su YouTube. E su YouTube probabilmente non ci sarà mai nessuna traccia di me che gioco col Novara per fargli vincere lo scudetto, ma traditore, è vero. E come te Simo che ti metti a fare il campionato, non dico neanche con l'Inter che oggi, col Torino che oggi conta un cavolo, ma parlando a livello di competizione, ma se tu facessi la carriera con l'Inter e vai a festeggiare e dici cavolo abbiamo battuto la Juve, che goduria, non sarebbe bello ovviamente, però pur visse gol, e guarda quanti gol che affrontiamo. Ma sì, stiamo facendo una missione carina. Queste qui le faccio apposta perché tanto un po' di level up non mi fa mai male. Brickman. No, lo so, io faccio esempi stupidi, guarda, tranquillo Simo. I miei esempi sono stupidi da far schifo, guarda. No, non preoccuparti. Lo so che poi però viene lo spavento. Te lo dico sempre, io questi esempi sono abituato a farli perché è da una vita che ho un amico juventino accanitissimo, non si perde una partita, manco se ci avesse 40 di febbre, manco se avesse 40 di febbre, la Juve, lui proprio vale più del corpo, vale più di qualunque cosa, guarda. Ciao Andre, entri con la frase la Juve, per lui conta più del corpo. Che frase incredibile che ti ho dato. La Juve, no, ma ce ne sono di persone così, che il tifo è tutto per loro. E quindi insomma mi faccio sempre battuta. Che festa è oggi? Scusami, mi sono perso. Che festa è, Leonardo? Da me non è festa il 29. Che festa è, Leonardo? Onnisanti, no, scusami, non è il 2 novembre? Ma sarà San Paolo e San Pietro? Sarà, perché mi sembra che forse è quella. San Paolo e San Pietro, credo. No, Brick by Stone Brick, ma come? Ma come ancora? Oh boia! Oh, Brickman è questo qua, questo brav'uomo. Se non mi lascia fare l'event sì, però. Ok. Che simpatico, un mini boss. Carino però. Oh boia! Mi sta menando! mi ha fatto male, mi ha fatto oh boia! Non riesco neanche a curarmi. Poi anche il mio Ciocobo comunque per la cosa. San Pietro e San Paolo, ciao, ti chiami Pietro, Gigio Pietro. Ciao Gigio Pietro, come stai? Ciao Gigio Paolo, ciao Leonardo Paolo. Ah, che è nato un Paolo. Non voglio festeggiare. Secondo me Andre, il buon anche nato, se sente parlare di santi cristiani qua. Mi rimane perplesso. No, San Pietro erano due figure interessanti, diciamo, perché San Paolo, ragazzi, la storia è pazzesca, era uno dei più grandi materialisti di sempre, ha fatto delle cose probabilmente terribili in vita sua, prima di convertirsi, però poi ha cambiato completamente strada. Immaginati un romano
che rimane così colpito da una persona da seguirla, cioè sembra incredibile. Abbiamo finito anche questo, level up. Bella sta missione, non l'ho mai fatta. Aveva perfino una grafica con mattonelle stile Minecraft. Gli Arsenal invincibili sì, erano veramente pazzeschi i brandi, l'Arsenal dell'epoca. Però sì, diciamo che appunto è una figura interessantissima. San Pietro invece ha avuto un ruolo importantissimo. Mi sono letto un libro che raccontava il retroscena di San Pietro, che tra l'altro ricordiamo tecnicamente il primo papa, tecnicamente San Pietro, però non si chiamavano papa, era il leader, diciamo, il leader di quella religione nascente. Veramente una figura interessante San Pietro. E per loro non è finita bene, non è finita che che quando sono andati a Roma non è che sono stati trattati molto bene. Tempi. Finì male per loro, finì male. Uno è stato finito contro le belve, cioè contro le belve nel Colosseo. Li hanno fatti trattati come gladiatori, ma non gli è andato nulla. È andata una spadina, le belve contro di loro. Chi è che vince? Vince la natura in quei casi, come giusto che sia, tra l'altro, possiamo dire. Questa qui è una missione per guadagnare titanegi, che è il secondo potere da evocatore, e spero di farlo in fretta. Vediamo come va. In pratica l'evocatore ha una missione in cui deve praticamente potenziarsi e raggiungere alti livelli. Adesso al momento abbiamo Ifrit, Ifrit, però non abbiamo ancora Titano. Titano, ragazzi, non è il vero Titano questo, è la versione fake di Wish, diciamo, la versione Wish o di Temu del Titano questo. Abbastanza scandaloso, piccolino, però meglio di niente. Ed è ironico perché in una battaglia di trama tu ti trovi un nemico che ti evoca tutti e tre i cosi veri, e lì sì che ti fa paura, perché quelli veramente sono forti. Va bene, lo abbiamo sconfitto facilmente. Abbiamo ottenuto Titan, ma i giocatori sono stati belli. Comunque, come va Andrea? Io dicevo che ieri ho evitato il temporale, ma di poco. Ieri il temporale mi stava tormentando, ragazzi, mi stava proprio tormentando. Stava veramente devastando quel temporale. C'è un temporalone praticamente. Io sono venuto a cercare le reliquie di Allagan, ho trovato solo degli incompetenti, veramente io ho appena guadagnato potere. E tu chi saresti per insultarci così? Che bello quel corno che c'è in testa. Hai ragione, se tu avessi sbloccato i segreti dell'evocazione saresti in possesso del tesoro che cerco. Vabbè, ma lo troverò, lo aspetterò e vi farò fuori, lo prenderò dai vostri cadaveri, ok? Meno male, c'è chi sta peggio, sì. Ma neanche non mi lamento perché ieri ho evitato il temporale. Come ho già detto, ieri ha scoperchiato un tetto di un'azienda agricola nella zona di Torino, Canavese. Ed è stato abbastanza terribile vedere su internet questo tetto tutto distrutto. Ieri è venuta una grandinata al pomeriggio e la sera ha diluviato di nuovo. Ieri sera è stata terribile, ma non da me però. Che figo, devo affrontare questo qua. Ecco, lui c'ha i fritegi, vabbè. Non è una minaccia vuota, dice. Ma se io combatto lui invece di combattere Ifrit, forse è meglio? No, questa missione è interessante, dai. Perché ho trovato un evocatore oscuro che vuole farci fuori. Mi ha usato virus. Che boss è? Vabbè, non importa. Se il suo potere sta crescendo, sta in guardia. Ok, Surecast. Perfetto, abbiamo danneggiato un bel po'. Ma io non ho paura di sto nemico qua, Figurati. Come se a me creasse problemi sto qua. Questa sì che è una battaglia intrigante. Ripeto, l'evocatore appunto ha queste cose affascinanti con gente, non lo so, a volte sembra di vedere roba tipo Harry Potter, perché hanno le varie idee contrapposte, anche se questo qui vabbè non è che sia importante lui,
ma non lo butteremo giù. L'ho sconfitto. Peccato che devo sconfiggere Ifrit adesso. No, finita. Mi rimettendo a posto su il CD di 20 anni fa della PlayStation, FIFA 15 e retro. FIFA 15 e retro. PlayStation 3 retro gaming, ragazzi. PlayStation 3 retro gaming, ormai. PlayStation 4 tecnicamente no. Però la Sony continua a dire che l'unica console della generazione è la PlayStation 5 e le altre sono old generation, quindi. No, Crazy Frog Remix versione natalizia. Ma io pensavo non ci fosse anche il CD. Io sai cosa mi era spuntato? Le compilation del Festival Bar, sai, il CD azzurro, il CD giallo, te li ricordi? Festival Bar, e poi c'erano i remix, quelli Dance 2000, queste cose qua, Eurodance 2000, quelli con Gabri Ponte, Gigi D'Agostino, Molella, quindi roba seria, diciamo, roba seria. Poi vabbè, io ho anche della roba di 883, ma soprattutto peccato che non ho più le cassette, ragazzi, le avrò buttate, non lo so, le avrò buttate qualcuno in famiglia mia, non io. Le cassette, avevo la cassetta, non il disco, la cassetta degli anni degli 883, del 95 credo. Prezioso anche, esatto, prezioso, DJ prezioso, sì. Bene, torniamo a Pacufal. Sì, signora! Ok, si torna. Ma devo farlo da qua. Anche perché non voglio finire coinvolto in altre battaglie. Livello 36! Va bene, vado subito a vedere. Cavolo, Andre, io però ho un amore per queste cose nostalgiche. Non per queste cose nostalgiche. No, guarda la Crazy Frog. Da notare, tu lo sai, no? Una cosa che pochi sanno di Crazy Frog, e se noti ha una palla di neve lì, e Crazy Frog non aveva un vestito. È famosa anche per quello, quindi in pratica si salva perché appunto c'è sta palla di neve, però per il resto, e vedi il video, là sotto c'è una cosa, vabbè, era giusto per dirlo perché è una cosa che pochi sanno, pochi ricordano. Erano belli quei CD, c'era di tutto, ma infatti erano belli, è vero, anche Alex Britti, sì, lo so, anch'io mi ricordo che c'era Alex Britti, sì, perché c'erano dei remix strani, però ripeto, quelli dei Festival Bar mi piacevano. Comunque c'è da dire che io ho sempre amato Festival Bar, non ho mai preso in vita mia un disco di Sanremo, ma mai. Billy Moore, mamma mia, Billy Moore ha fatto Up and Down, sapete che è morta, sì, diciamo al femminile giustamente, Billy Moore è morta da qualche tempo, un bel po' di tempo, però quella canzone Up and Down aveva il suo fascino. Io ai tempi ero confusissimo, però mi piaceva la carica, di quel personaggio lì. Mi piace, cosa ci posso fare, mi piace, mamma mia. Ma di Alex Britti a me piacevano le prime, però anche mi piace, era la più commerciale in effetti. E io mi ricordo ancora che la versione che c'era nel disco del Festival Bar era un remix, non era la versione originale, è un remix tutto con delle robe molto più elettroniche e dance. Mi viene più in mente il remix My Heart Goes Boom, mamma mia. Sì, erano belle quelle canzoni, ripeto, io guarda, ho solo nostalgia per quella musica, ma ho nostalgia, esiste Spotify. Ieri, Andre, ti dico questo, a Serete, sì, è quella delle tre spagnole, sì, a Serete, che poi pare che fosse un testo occulto dove quella persona che arriva era il diavolo e loro facevano questo rituale, sto mimando con le mani, facevano questo rituale per lui. È intrigante la storia di Asere, intrigante, è molto più dark di quello che sembra. Era molto nascosta sta cosa. Io soy Candela, soy una camara, questa non me la ricordo, forse me la ricordo, forse no. E poi praticamente c'erano delle cose assurde veramente. Ripeto, io da appassionato di musica ascolto sempre volentieri queste musiche un po', diciamo, un po' diverse dal solito, ma non ho qualcosa che non quadra. Livello 27 ce l'ho associato a qualcosa. Oh, ma certo, è lo Scholar, scommetto che lo Scholar, devo farlo da qua,
che gran rottura, devo farlo 2 volte. Ok, perfetto, così ora posso eliminare questi pantaloni del Menga. Ok, perché lo Scholar si evolve insieme all'evocatore. Sono un candelabro? Non credo essere un candelabro, guarda. Hai presente? È una canzone. Candelà non candelà, anche quello è un terzo. Infatti io mi ricordo Candela, porco cane, io pensavo al calciatore, infatti, pensavo al calciatore. No, io devo pensare al calciatore, che devo pensare io? Ero fissato con i giocatori quel periodo, non ero fissatissimo, perché per me era sempre, si parlava solo di calcio, no? Si parlava solo di calcio con gli amici. Nulla di male. Ok, va bene, con l'evocatore ci fermiamo qua. Abbiamo fatto il livello 36, posso tornare ad altri job tipo il ninja e facciamoci le avventure micidiali di questo assurdissimo gentiluomo ma assurdo. Adesso guarda, porco cane, è vero che... dammi un attimo, ma il nome della canzone è Io sono Candela? Fa vedere Io sono Candela, io sono Candela, eccola, Noelia, attivino, metto il volume basso così me la sento e voi non la sentite così non mi becco il copyright strike. Ah, manda avanti su. Ma canta o balla? Ma sì che la conosco sta canzone. Mamma mia, qualità video agghiacciante, ragazzi, pixellata da fa schifo. Vedevo il canale ufficiale. Baila, baila, baila. Ah ah ah. Mamma mia se la conosco sta canzone. Sa ah ah. Me la ricordo, certo che me la ricordo. Beh, veloce, guarda. Vuoi sapere cosa sto bevendo? Alexa, scegli un numero da 1 a 21. Ha scelto il 21. Succo multifruito. Ed è sbagliato perché sto bevendo un tè a... Uno. Comunque ragazzi, chi è che di voi si veste così quando va in giro? Mutandoni, vestito a 2 pezzi, vabbè. E com'è questo qua c'ha mal di pancia? Io penso che vada tutto bene. No, adesso non sta più zitta. È la cosa che odio di più, adesso non sta più zitta. Chi ha caldo in questo periodo, cioè io, ovviamente però, non così da Alexa, stop! È porco cane! Ragazzi, non me ne sta più zitta, non se ne sta più zitto. Non capisco perché deve sempre far così. Ma veramente, ma tutte le volte. Cioè, sto parlando con voi. È una cosa assurda, Adesso forse sono un po' poco gentile con una IA, però. Perché non sta mai zitta. C'erano gli Eiffel 65, ma infatti Gabri Ponte io ho scoperto solo qualche anno dopo che lui era negli Eiffel. Gli Eiffel, tra l'altro, un gruppo di Torino, gli Eiffel. Torino, veramente a livello musicale, ragazzi, ha creato un sacco di roba. Era anche, oltre a quello, una delle patrie del metal, tanto per dire i Rhapsody, Power Metal, Rhapsody of Fire, gruppo torinese. Sempre torinese, invece c'erano quelli che hanno fatto la canzone Tarzan, quella Tarzan Boy. Tranne il cantante che era americano. Anche io, perché il DJ più nascosto. E infatti non si vedeva, era in fondo. Vabbè, ovvio, il pelato cantante era famosissimo lui. Stava dicendo che ha detto, io ho scelto il numero opposto, perché io ho scelto 21 e la risposta era 1. Più lontano di così non si poteva, ha detto Cometino. Aspetta, ma non abbiamo fatto uno showtautino per Cometino? Il mago del discreto vino. Il buono è finito purtroppo, perciò ragazzi
ricordatevi che se volete quello buono lo trovate nei vostri cuori. Nei vostri cuori fermenta, lo lasciate fermentare e assume il sapore preciso. Però quello discreto è ancora disponibile. Poi lui parla sempre di quelle marche scabercissime, tipo roba da baracconi che trovi ai centri commerciali. Non faccio il nome, non voglio essere cattivo, ma mi cita sempre una marca di vino che deve essere una roba... vabbè, proprio il più economico degli economici. Se non sbaglio Davids e Carrick hanno mangiato le lasagne e poi spaghetti. Ma io non lo so cosa hanno mangiato loro. Guarda, già tanto se mi ricordo cosa mangio io. Vabbè, non è che sia difficile, perché io, avendo allergie alimentari, sono... Sace, no, qual è quella nuova di GTA? Io volevo fare un video, però difendere la Rockstar. Voglio difendere la Rockstar sul prezzo. Volevo fare un video chiamato... L'ho pensato stanotte, perché non riuscivo a dormire. Sì, ho visto, mamma mia. E allora, ragazzi, devo darvi una notizia sconvolgente che Andrea mi ha confermato. Non ci sarà GTA 6 su Nokia 3310. Dicono che manca la tecnologia. Io pensavo, cavolo, ci fai un puntino che spara tipo il serpentone dello Snake, e con quello colpisci gli altri puntini. Dai, si può fare, su. Facciamo una versione, un downgrade ufficiale, dillo. Questo qui. Comunque, lo so, ufficiale. Ma secondo me poi uscirà la versione PS1. Tu sai che lo fanno sempre, l'ha fatto con Bloodborne, l'ha fatto con 1000 giochi, con gli ultimi Resident Evil. Vuoi che non facciano la versione PS1 di GTA 6? Ma ovvio che la faranno. Visuale dall'alto, puntini piccoli. Miami. La faranno, ragazzi, la faranno. Stiamo seguendo Cir, un inquisitore. Però insomma è interessante, guarda, io ripeto, voglio fare un video dove voglio parlare del prezzo del gioco, ma non sarò negativo assolutamente, però voglio esporre il mio dubbio su come funziona il mercato. Perché Rockstar, diciamoci la verità, quello che penso io è che la domanda è talmente alta che tu puoi permetterti un'offerta rialzata di prezzo, ma perché la domanda è la domanda più grande della storia dei videogiochi. Ma neanche GTA 5 aveva una domanda così alta. Perciò ripeto, ragazzi, è fondamentale. Oh, gli zombie, guarda, c'è uno zombie, gentile uomo zombie, uomo morto, simpatico, mio caro zombie Wakame. Insomma, interessante, ragazzi. Io ripeto, io continuo a dire che Rockstar può, ma lo faranno anche gli altri, e sarà un gesto d'arroganza da parte degli altri, perché non sarà colpa di Rockstar per aver fatto una mossa intelligente, perché loro possono metterti GTA a qualsiasi prezzo, la gente te lo compra. Non a caso sarà pieno di gente che spenderà 150 euro o quant'è per la premium, non ho dubbi. Però non esiste una... È solo strano che non fanno una limited edition, ragazzi, voglio dire, una limited edition, sai, con statuette, cose varie, perché quelle venderebbero un casino se facessero ste cose. Io penso, comunque, una cosa la posso dire, avrebbero dovuto fare 2 versioni. No, non so, prezzi folli. La mia difficoltà è il contenuto. Se non ti piace GTA, chiaramente non lo prendi, chiaramente. Se non ti piace quel tipo di gameplay, quel tipo di storia, ovviamente, e non sei l'unico, Fox. GTA è sempre stato troppo forte per alcuni come contenuti. A me non dà fastidio, guarda, quella famosa scena di Trevor, ma se l'ho vista 1000 volte in TV. Cioè, Jack Bauer ha fatto di peggio. Jack Bauer in 24 è una delle mie serie preferite, 24. Jack Bauer ha fatto molto di peggio di quello che fa Trevor in quella scena lì, ed è l'eroe, è il buono. Però, cavolo, quando si trattava di ottenere informazioni, ha fatto delle cose veramente terribili. Quindi diciamo che non è proprio così strano, però tutti scandalizzati, perché oggi ci scandalizza per niente. RDR, ma però, sai Andre, però è realistico RDR, sì, però si fa veramente così, è ovvio che può dar fastidio.
però ripeto è realistico, tu vai a vederla, fai caccia e poi concludi. GTA lo è, ovviamente GTA è più sensazionale, però ripeto queste cose le fanno, la tecnica che vedi là, tutte le cose che vedi là sono realmente esistenti, non sono mai state smentite. Pensi davvero che non l'abbiano fatte nei tempi di certe guerre dopo il 2001? Ma le hanno fatte come le hanno fatte? Se non le hanno fatte, vogliamo veramente credere che non facciano sta roba? Ma certo che le fanno. È peggio, perché poi lì finisce anche bene quella missione. Pochi si ricordano che Trevor a un certo punto lo libera e lo accompagna all'aeroporto. E lo salva! È la cosa più bella. Alla fine vedi che è un tenerone Trevor, tutto sommato. Secondo me c'è una scena peggiore con Trevor, non la fanno vedere, ma tu sai cosa combina Trevor con quel poveraccio che aveva la fidanzata in casa. Non te lo racconto se te lo sei dimenticato, così quando ci arrivi ti fai 2 risate. Perché praticamente a un certo punto c'ha la fidanzata, c'ha la fidanzata che viaggia. Sì, è un po' più avanti, ma non tanto. Ecco, è diventato mutandone, è tornato in mutandone questo qua. Perché oggi non c'è Lio con le scene di Hildebrand? Guarda, mosse di wrestling, cacchio. Mi spiace che Lio avrebbe adorato queste cose. Eccoti, guarda Lio, guarda cosa fa. Le mosse di Muscle Kido, come si chiama? Ultimate Muscle, guarda. Brainbuster in volo da parte del padre sul figlio per salvargli la vita e tirarlo fuori. Ecco, è il Brainbuster definitivo, è andato sopra le montagne, ragazzi, è sopra la mappa. Anche questo è realistico, è vero Andre? Anche questo è realistico, sembra un Ultimate Muscle per davvero. Ci sono dei giochi che servono svegliare le menti del politicamente corretto. Sì, ma io il prossimo hanno già detto che eviteranno ogni sorta di polemica, faranno personaggi femminili forti, vorranno evitare di cadere, e già si è visto con Red Dead Redemption 2 Sadie, uno dei personaggi più belli mai scritti della storia dei videogiochi, Sadie Adler. Parte malissimo, ma diventa pazzesca. Fox sta facendo la prova a tempo con la Ford GT in Austria. È successa una cosina, un topo giro, mi sa che ha battuto il tempo. Grande record, mitico. There you go, no, di nuovo. Mamma mia, e guarda cosa spunta. Il mago nero, questo è Vivi di Final Fantasy 9. Peggio di prima situazione, sì. Un fantastico suplex, signore. Un fantastico suplex. Che fa la Manderville Dance lui. Tutto normale in questo gioco. Guarda, sono contento Lio che sei arrivato in tempo, perché sta scena non potevi perdertela sta scena. Ma ovviamente chi può avventurarsi sui cime insospettabili se non il grande detective Hildebrand? Personaggi femminili forti, sono d'accordo con quello, non politicamente corretto. No, io le adoro, basta che non siano monotone. Cioè io ne parlava a l'altra sera, che in quel film della Marvel, quella scena dove arrivano tutte, che poi lui dice che c'era solo Captain Marvel, ma io mi ricordo che c'era anche la Valkyria e altre, che vedi che i maschi vengono menati e dicono arriviamo noi, voi maschi senza noi donne non potete far niente. Quelle sono frasi assurde di divisione, non è per unire, è per dividere. Guarda che sono tutti lì che ti guardano. Una piccola Lalafell girl, ma non sono io però. Vabbè. Non è una Lalafell comunque. God of War non è God of War non mi sembra, è tutto tranne che walk. God of War, ragazzi, cacchio, hai il protagonista un tipo forzuto che ha spaccato teste a ogni intendi per God of War? No, io al massimo intendevo forse Horizon, che dicono che Aloy è piattissimo. No, io parlavo di Marvel, comunque Marvel, il film di Thanos, il secondo film di Thanos, che secondo me
E poi ho visto un sacco di serie Marvel dove fanno ste battutine tipo ma sai, voi maschi non sapete fare un cavolo, cioè è divisione quella, sarebbe bruttissimo se fosse il contrario, sarebbe disgustoso anche al contrario, però è disgustoso anche così, ragazzi, non puoi dire che i maschi non sono incompetenti, saremo le donne, cioè collaborate insieme, no? Io capisco, l'unica differenza sono i bagni, che il maschile e femminile, l'unica differenza, ed è giusto che sia così perché sai com'è, ognuno ha bisogno della privacy, però ripeto, ma per il resto, ragazzi, viviamo in una società mista dove maschi e femmine collaborano insieme per il bene di un lavoro, di una società. Non ci deve essere questa divisione assurda, veramente, ragazzi, assurdo. Mi ricordo che c'era un partito che aveva detto che doveva avere la quota fissa, mi sembra del 40%, dovevano essere donne nel partito. Per carità, è giusto così che si tolga quel maschilismo terribile del mondo politico, però cioè, la cosa della quota è eccessiva. Cioè, tu magari trovi un talento che è maschio, gli dici di no, perché hai già superato la quota. Gli dici no, vai da un'altra parte. Hai delle belle idee, sei intelligente, ma non puoi entrare perché non puoi, sei un maschio. Vai via, te ne via. Vai via. Ci sono pensieri e ideologie che sono solo moda. Sta passando l'ideologia da malati. Sì. Ma non lo so se passa. Io comunque, ma anche sulle opere di Disney Plus, sta cosa c'è ancora. In compenso il wokismo, sì, il wokismo estremo è assurdo, ragazzi. Assurdo. Ma perché comunque tanto non vende, tanto si piglia dei flop clamorosi. Ogni volta che cerco di fare queste cose. Ai tempi andava bene perché io ripeto, una serie come Sense8, che è fatta dalle sorelle Wachowski, dici del fatto che i fatti rappresentati sono robe che no, Disney assolutamente, Disney fa un sacco di propaganda su certe cose, assolutamente. Qua Jack LeMond, ma quello è terribile, guarda, no, stavo parlando di come hai presente Sibo la scena Marvel, stavo raccontando ieri, anche l'altro giorno che ero con Cla ospite, la scena Marvel dove i personaggi, gli eroi, gli Avengers vengono menati. Arriva Captain Marvel insieme alla Valkyria e alle altre e dicono: oh, se non ci siamo noi donne, voi maschi non sapete fare un cavolo, cioè una roba del genere più o meno il senso era quello. Quella è divisione. Disney si è venuta l'ideologia, ne pagate miliardi persi. Sì, è vero, infatti tante volte Disney, infatti guarda il disastro che è successo con Dottor Who. Ma io che sono fan di Dottor Who, ragazzi, e anche lo sceneggiatore, bravissimo, l'hanno già cacciato per la cronaca. Lui però si è dovuto sottoporre a certe regole esagerate, ragazzi, che poi alla fine se non ti diverte una cosa, non farla. Sia divertente, cioè, ma alla fine se non ti diverti, non farla, lascia perdere, dici vabbè ragazzi, non mi diverto. E l'hanno chiusa come serie per forza. Ciao.